Dopo aver viaggiato in Canada e Stati Uniti, in Baja California abbiamo capito perché la van life era il nostro stile di viaggio. Dormire su una spiaggia deserta e far colazione all'alba con il rumore del mare e i piedi nella sabbia e spostarsi grazie a una casa su ruote che abbiamo realizzato da soli, totalmente autonoma ad affrontare la maggior parte delle situazioni. Questa è forse la spiegazione più sintetica che possiamo dare. Abbiamo continuato a meravigliarci davanti agli spettacoli della natura e scoperto senza fretta luoghi remoti come quelli che vedrete in questo video. Durante la seconda parte del nostro viaggio in Bassa California abbiamo incontrato un gruppo di viaggiatori e fotografi che stavano realizzando un progetto fotografico proprio su quelle zone. Tra di loro c'era un fotografo di National Geographic che aveva preso parte a questo progetto e quindi abbiamo avuto il piacere di conoscere insieme alla sua famiglia. Lui vive e viaggia con un fuoristrada e una roulotte, con sua moglie che a quel tempo era incinta, i suoi cani e una bambina di 2 anni. Questa bambina sveglissima perché sta crescendo sempre in mezzo alla natura, i genitori si stanno dando da fare per insegnarle le cose in modo diverso e è sempre a contatto con la natura. Questa famiglia è stata fonte proprio di ispirazione perché vedere come se la cavano con così tanti componenti della famiglia in un posto così piccolo. Insieme a loro abbiamo passato 2 settimane stupende in giro per la Bassa California. Siamo andati anche a vedere le balene grigie con una gita in barca organizzata da loro e ci siamo infilati in una spiaggia remotissima e il Ducato ha fatto veramente fatica ad arrivare fino lì perché c'erano delle strade molto in pendenza, perché la strada era tecnicamente molto difficile, ma noi ce l'abbiamo fatta sempre molto lentamente. Questi fotografi sono stati molto gentili, ci hanno insegnato anche dei piccoli trucchi e per sdebitarci abbiamo deciso di preparare degli gnocchi. Eravamo in tantissimi, quindi ci abbiamo messo una giornata intera, eravamo su una spiaggia deserta. Ragazzi, pensate che avevamo utilizzato il letto del van come tavolo per poggiare gli gnocchi perché preparavamo per 10 persone. Ci hanno in un qualche modo aperto un nuovo lato della van life, che è quello della condivisione e dell'amicizia che si può venire a creare in questi momenti, anche in questi viaggi dove la maggior parte del tempo siamo da soli.
Poi è bello perché sono persone che si vedono, poi si ritrovano, si resta in contatto, non è mai un addio ma un arrivederci. Infatti loro ci hanno detto che vorranno venire in Italia, noi li aspetteremo a braccia aperte. Noi ci siamo anche offerti come cuochi insieme al nostro van per un eventuale nuovo progetto fotografico, non lo so, Noi magari. siamo disponibili. Perché è davvero bello stare con loro, si vedono posti magnifici e soprattutto poi se ne intendono di fotografia, quindi è bello. Abbiamo cercato di captare il più possibile. Sì, è stata anche una scuola per noi per fare un po' di fotografia. Ci siamo poi fermati un po' di giorni nella zona di La Paz. Lì abbiamo conosciuto José, che è un signore che ha una piccola azienda dove producono tortillas, e ci ha colpito molto la sua passione verso questo lavoro, perché lui ha sempre lavorato in questa azienda di famiglia, si alza tutti i giorni all'alba, non ama i giorni di vacanze, ma si vede veramente la passione e il cuore che ci mette nel lavorare, e così come la maggior parte dei messicani che abbiamo conosciuto. Generazioni e su generazioni che producevano tortillas, e che cos'è ci stava facendo conoscere perché ci ha portato all'interno della sua azienda per vedere come si producono le tortillas. Il mais, prima della macinatura, viene immerso e cotto in una soluzione alcalina, di solito acqua di calce, per rimuovere le sostanze tossiche presenti. La massa viene formata utilizzando una giusta proporzione di acqua e farina di mais. Intanto si preriscalda il macchinario utilizzando una fiaccola per accelerarne l'accensione. La temperatura deve essere compresa tra 260 e 280 gradi affinché la cottura sia ottimale. Si formano delle piccole sfere da circa 20 grammi di peso, che vengono poi inserite nel macchinario, che provvede a persarle formando un disco da circa 15 cm di diametro. La tortiglia passa così in un nastro trasportatore che prima la cuoce su un lato e poi su un altro e poi la raffredda, così è pronta per essere consumata. La zona di La Paz era il nostro capolinea nel nostro viaggio in Bassa California, perché da lì poi ci saremmo imbarcati. Non abbiamo esplorato la punta della Bassa California perché è molto turistica e a noi piacciono un po' i luoghi più remoti e un po' meno conosciuti. Così abbiamo esplorato la zona a nord di La Paz ed è stato qualcosa di incredibile. Oltre alle spiagge più famose come Playa Balandra, abbiamo scoperto delle spiagge impressionanti camminando. Siamo arrivati in questi posti dove non c'era nessuno, eravamo soli e queste spiagge sembravano delle piscine perché erano cristalline, senza nessuno, e speriamo che questi posti rimangano conservati e non costruiscano resort. Ragazzi, questa che vi mostriamo è la Bassa California che ci ha fatto innamorare, che ci ha impressionato e che solo a guardare le immagini che abbiamo montato ci ha fatto emozionare e tornare indietro di qualche mese fa.
Ragazzi, raggiungere queste spiagge con il nostro Ducato è stato un sogno nel sogno, perché sembrava di essere veramente in Indonesia, non lo so, in un arcipelago sperduto. Invece noi eravamo lì parcheggiati con il nostro furgone e dormivamo lì sulla spiaggia. La Bassa California ci ha colpito così tanto perché è ancora un posto molto remoto e poco battuto dal turismo europeo. Gli americani si concentrano principalmente nel sud, nella punta della Bassa California, invece la maggior parte delle migliaia di chilometri che ci sono nella costa sono praticamente libere e il più delle volte sono accessibili. Il nostro stile di vita con il van sicuramente ci ha agevolato nel vivere delle esperienze uniche. Anche qui non manca un aneddoto che adesso vi raccontiamo. Avevamo prenotato la nave per passare dalla Bassa California alla mainland messicana, ovvero il Messico centrale. Però, il giorno prima di partire, il nostro Fiat Ducato ha deciso di non accendersi. Lì per lì abbiamo pensato sarà un segno, perché vuol dire che non è ancora il momento di andarcene da questo posto. Abbiamo cambiato la prenotazione già un po' di volte, era la terza volta che la cambiavamo perché non riuscivamo proprio a lasciare la Bassa California. Fortunatamente, tramite l'assicurazione, devo dire economica, che avevamo stipulato, il carro attrezzi è venuto a recuperare Nirvan e l'ha portato al primo meccanico disponibile. Noi tra l'altro l'abbiamo aspettato facendoci un bagno al mare perché eravamo parcheggiati sulla spiaggia, quindi è stato fantastico. Tutte le volte che succede un danno a una macchina ci si trova nelle situazioni peggiori. Noi in quel momento eravamo nella situazione più bella, con un mare cristallino e comunque ad aspettare lì con cibo, letto e tutti i comfort possibili. Fortunatamente si è trattato soltanto di un problema alla batteria che dopo 1 anno e mezzo di vita abbiamo dovuto sostituire, quindi diciamo era una spesa prevedibile che però diciamo non ha compromesso il nostro viaggio. Il giorno dopo eravamo già pronti per ripartire. Però abbiamo deciso di rimanere altri 2 o 3 giorni perché abbiamo detto questo è un segno che Nirvan vuole rimanere qua qualche giorno in più e noi anche. Infatti abbiamo prenotato per l'ultima volta poi il traghetto e questa volta l'abbiamo preso. D'altronde ragazzi, con questo mare sfido chiunque a rispettare la scadenza di un biglietto, di un traghetto che puoi tranquillamente spostare il giorno stesso, poche ore prima della partenza. Così dopo un mese di Bassa California ce ne siamo andati, eravamo veramente parecchio tristi perché ci siamo trovati benissimo ma allo stesso tempo carichi e curiosi di scoprire il resto del Messico. Si parte, imbarchiamo, ciao ciao Baja California, ciao ciao La Paz. Vai, 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 vai! Oggi dormiremo qua. Yes! Nirvan parcheggiato. Capitano! Adesso si va a cenare. Ah, bello! Eccoci, adesso andiamo a mangiare. Ci sono ancora le decorazioni natalizie. La Madonna. Qua c'è la Madonna. Ah, di qua. Dove si va? Vai.
l'acqua. Ah, wow! Si può mangiare. Abbiamo quindi caricato il nostro furgone all'interno di una nave passeggeri, ma anche che consentiva il trasporto di merci e automobili. Una traversata che ci è costata circa 100 euro per noi e 100 euro per il furgone, e ci ha portato in una notte dalla parte opposta del mare di Cortés, ovvero a Topolobambo. È stata una bella esperienza, noi abbiamo dormito all'interno del van, abbiamo cenato, c'era la cena inclusa e ci siamo alzati all'alba, abbiamo visto l'alba dalla nave. E ci siamo goduti proprio l'entrata nel porto messicano. Comunque ragazzi, scusate se sentite tutti questi uccellini, però vi stiamo raccontando dalla giungla praticamente, quindi c'è un po' di rumore di sottofondo. Tra l'altro abbiamo un ospite che ci viene sempre a a salutarci, è un nostro gattino pancione, che il è qui. gattino della vicina che spesso viene a trovarci e vi saluta. Ehi! Siamo innamorati della Bassa California, è stato un mese dove abbiamo sfruttato appieno il potere della van life e adesso ci aspetta la grande sfida del Messico centrale e noi ci vediamo al prossimo video.